Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su questo tool per la gestione corsi in cui andremo a trattare questa volta dei corsi a distanza e sarà questa, come quella successiva per i corsi in videoconferenza, una lezione onnicomprensiva di tutti gli argomenti che per quanto riguarda i corsi in presenza abbiamo trattato separatamente per non fare confusione in più lezioni. Sarà onnicomprensiva perché tutto quello che abbiamo già visto per il corso in presenza per l'80% varrà anche per i corsi a distanza, così come nella lezione successiva per quelli in videoconferenza. Io ne ho già inseriti uno a distanza, uno in videoconferenza, quindi andiamo all'ID numero 2 sul corso a distanza per l'HCCP e come vedi il registro delle lezioni si compila in maniera assolutamente analoga, qui ovviamente andrò a cercare gli argomenti e i moduli del corso HCCP che come per quello di danza classica che abbiamo visto nella lezione precedente andrò a inserire a monte, quindi qui nel corso e poi negli argomenti, poi nei moduli e poi ancora negli argomenti dove io ovviamente ho inserito tutti questi argomenti relativi al corso HCCP. Quindi le lezioni si inseriscono nello stesso modo, i dati qua su in alto si inseriscono assolutamente nello stesso modo, così come nello stesso modo si inseriscono i partecipanti. L'unica cosa in più per il corso HCCP riguarda questa parte che va aperta, io qui ce l'ho scritto solo per HCCP, che riguarda la categoria di operatività della persona, quindi si opera nel ristorante, nei negozi alimentari, nelle gastronomie. Ovviamente questo è tutto normato e previsto dalla legge, quindi chi si occupa di questa cosa sa benissimo cosa andare a mettere in questa tendina dove io ho messo categoria 1, categoria 2, categoria N. Poi bisogna indicare l'agenzia formativa e l'ente che autorizza questo corso. Io qui ho scritto Regione Toscana e relativamente ad ogni partecipante al corso, di cui ovviamente già io trovo tutti i nomi per il fatto che l'ho inseriti da quest'altra parte, qui ho inserito Cinzia Milani, poi ho inserito Giuseppe Carli e ho inserito Piero Santini, io quando vado qui in relazione a questo ID corso numero 2, come vedi ID2, ID2, trovo Cinzia Milani, Giuseppe Carli e Piero Santini già inseriti. Dovrò soltanto in relazione a questi tre o più nomi andare a specificare queste cose, quindi la data di iscrizione al corso, se l'attività è svolta in proprio, quindi se il ristorante è della persona che fa il corso oppure se la persona che fa il corso è un dipendente, se è un dipendente di una ditta il nome della ditta, ma anche se la ditta è la sua, il nome della ditta, il comune e la provincia della ditta e l'indirizzo con il codice fiscale e la partita IVA. Questi dati ulteriori vanno a finire, se io ora cerco Piero Santini, vanno a finire qui nel report che serve per l'iscrizione al corso di HCCP. Scrivo Santini, clicco su OK e come si può vedere qui sono venuti scritti tutti i dati relativi a Piero Santini, quindi con in proprio dichiara di svolgere in proprio l'attività D oppure per conto della ditta, eccetera, eccetera. Quindi questi dati che si inseriscono da questo pulsante, dalla maschera che si apre da questo pulsante, servono solo e soltanto per riempire il modulo di iscrizione all'HCCP. Poi ovviamente il corso di HCCP in questo caso noi supponiamo che sia a distanza per far vedere come si inseriscono i dati anche relativamente ad un corso a distanza, ma potrebbe essere anche un corso in presenza e allora in quel caso il report lo stamperemo da qui, oppure potrebbe essere un corso in videoconferenza e andremo a stampare l'autocertificazione per la videoconferenza. In questo caso stamperemo l'autocertificazione a distanza, anzi la stamperemo in maniera specifica per il corso HCCP. Poi per un altro qualsiasi corso a distanza la stamperemo invece da qui. Quindi dicevo, non sto a ripetermi su quello che abbiamo già visto per l'inserimento dati nel registro delle lezioni, lo stesso varrà per i partecipanti, abbiamo visto come si fa, basta cliccare un nome e vengono compilati tutti i dati anagrafici. Qui magari
non sarà un corso come quello che abbiamo visto precedentemente, che viene pagato ratealmente, ma potrebbe anche darsi il caso che è così. E comunque, di solito questo è un corso che viene pagato in un'unica soluzione, che viene pagato o dall'azienda per i dipendenti a cui fa fare il corso, oppure paga direttamente il discente perché magari lo vuole avere e per presentarsi da qualche parte al lavoro, oppure se ha l'attività in proprio sarà lui stesso o lei stessa a pagare. E quindi una volta inseriti tutti i dati e inseriti anche i dati relativi al tipo di attività svolta nel campo della somministrazione degli alimenti o comunque della conservazione degli alimenti, andiamo a cliccare qui sulla maschera dei report. Abbiamo già visto come si apre il report per l'iscrizione al corso. Anche in questo caso andiamo a rivedere come si fa questa operazione. Clicco con il tasto destro del mouse, esporto il file. Qui devo andare, allora, Santini, ok, lo vado a esportare in PDF. Qui si trovava sull'ID 27 dove eravamo prima, quindi andiamo qui. La cartella per esempio vedo che non c'è, perché so che questo è l'ID corso numero 2, qui c'è dell'ID 1 9 e 27. Ora questi sono gli ID che Access ha dato automaticamente, anche perché io prima di inserire i dati per le lezioni ho fatto alcune prove e quindi mi sono saltati alcuni numeri, ma questo non ha nessuna rilevanza, perché comunque questi dati sono univoci e il numero 8 per esempio Access non lo andrà mai più a assegnare a nessun record, quindi a nessun corso di formazione. Quindi qui non abbiamo la cartellina, chiudiamo un attimo e andiamo a creare la cartella. Ecco, la cartella relativa a questo corso è stata creata. Ora torniamo nei report, clicchiamo ancora qui, scriviamo Santini, ok, clicco con il destro, esporta, così vediamo come si gestisce anche qualcosa che ci può dare difficoltà nel momento dell'inserimento dati o della stampa dei report. Quindi ora vado indietro, trovo la numero 2 e scrivo scheda discente, scriviamo, facciamo una cartellina iscrizioni e qui magari la nominiamo Santini con il nome della persona, con il cognome, pubblica, scrivo ancora Santini ed ecco che la scheda di iscrizione di Santini è pronta per essere stampata e magari essere allegata alla documentazione che va presentata all'ente autorizzante. Lo stesso per quanto riguarda la certificazione della partecipazione al corso a distanza. Quindi io qui vado a cliccare, anche in questo caso scriviamo lo stesso discente, Santini, ok, ecco che è venuta tutta la scheda di partecipazione di Santini, quindi con tutto il registro delle lezioni e con alla fine il timbro e la firma del responsabile del corso e la firma dell'allievo che attesta appunto sotto la propria responsabilità di aver partecipato al corso. Anche qui possiamo cliccare con il destro, esportarlo e, come abbiamo fatto per il modulo di iscrizione, andarlo a salvare nella cartellina. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!